Ti fideresti mai di qualcuno che sembra perfetto? E se quella perfezione fosse solo una maschera? Scopriamo insieme in Fall in Love You False Angels se dietro le apparenze c'è qualcosa di più. Questa è la rubrica Incipit. Cosa ne penso del primo volume di un'opera? Ciao a tutti e benvenuti. Oggi parliamo di Falling in Love You False Angels. Questa storia è stata scritta e disegnata dalla mangaka Koko Uzuki ed è stata pubblicata in Italia per la prima volta quest'anno dalla casa editrice J-Pop Manga. È una commedia scolastica sentimentale in pieno stile shoujo ambientata ai giorni nostri. Ma di cosa parla il primo volume di quest'opera? Il primo volume si apre con Otoji Katsura che racconta come fin da piccola il modo migliore per non essere giudicati è quello di mostrare solo una versione di sé. Otoji Katsura è la studentessa modello, è stata eletta presidente del consiglio studentesco, è molto bella e stimata da tutti ed è sempre educata e composta. Al suo fianco troviamo Toki Ninomie, anch'esso uno studente impeccabile e vicepresidente del consiglio studentesco. I due ragazzi si incontrano e frequentano lo stesso ambiente scolastico e spesso e volentieri rimangono a scuola oltre le lezioni per svolgere dei progetti relativi al consiglio studentesco. Un giorno, durante il ritorno verso casa da scuola, i due ragazzi si dirigono verso la stazione dei treni e in quell'occasione Otogi viene aggredita da alcuni studenti teppisti. Lei reagisce mostrando un lato impulsivo e duro. Allo stesso tempo anche Toki, che era assieme a lei per difenderla, mostra un suo lato nascosto. A questo punto solo loro due vedono il lato vero dell'altro e da qui si segna l'inizio di una complicità che mette in discussione le maschere che i due protagonisti portano ogni giorno. In questo primo volume conosciamo subito i personaggi principali, ovvero Otogi Katsura e Toki Ninomie. Questi due hanno in comune una caratteristica, ovvero quella di non mostrare i veri lati di se stessi, ma di nasconderli dietro una maschera idealizzata. Questa maschera entra a far parte di uno dei temi principali di questa storia e mi ha colpito positivamente. Viene espressa quasi in chiave pirandelliana e si vede come l'autrice voglia mettere in scena il problema di mostrarsi per ciò che si è per la paura di essere giudicati, che a mio avviso è un tema molto attuale. Questo tema è ben contestualizzato soprattutto all'inizio della storia e si vede come i protagonisti facciano fatica a nascondere i loro lati più veri. Inoltre ho trovato molto interessante e mi ha incuriosito parecchio la dinamica che si crea tra i due protagonisti, ovvero entrambi possono essere visti dall'altro senza filtri e questo pone le basi per una relazione che si concentra per di più su ciò che viene visto come imperfetto, ma allo stesso tempo autentico. Mi è anche molto piaciuto come l'autrice abbia riportato tutte le espressioni e tutte le atmosfere attraverso disegni ben dettagliati e puliti. Per tutte queste ragioni, questo primo volume di questa opera mi è piaciuto molto e sì, lo continuerò. Consiglio quindi quest'opera a tutti gli amanti del genere e a chi cerca una storia con una buona dose di complicità e finzione che tende a vacillare, perché la domanda che poi ci si pone è: quanto dureranno queste maschere? A questo punto io mi fermo e lascio a voi la lettura di questo primo volume di Fall in Love You False Angel. Vi saluto, vi ringrazio per averci seguito e vi invito a commentare qua sotto se anche voi in qualche occasione avete utilizzato una maschera senza mostrare il vostro vero essere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!